Quella che vedete è la cascina immersa nel bosco che stiamo trasformando insieme a Mauro, il papà di Marta, con un obiettivo molto ambizioso: renderla completamente autosufficiente e senza bollette. Abbiamo quasi terminato il primo grande progetto, la realizzazione dei nuovi orti, ma questo è soltanto l'inizio di una trasformazione molto più grande. Dopo aver liberato il terreno, abbattuto gli alberi più pericolosi, ricostruito terrazzamenti e cassoni e installato un pannello fotovoltaico in grado di inseguire il sole, oggi ci aspetta una nuova sfida. Costruiremo una piattaforma che dovrà ospitare una compostiera e una cisterna da ben 1000 litri d'acqua, due elementi fondamentali per rendere la cascina sempre più autonoma. Buon lavoro a noi, ma soprattutto buona visione a voi. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. L'obiettivo della giornata sarà posizionare la compostiera, perché che orti sono senza il compost, e la cisterna dell'acqua che ci permetterà poi di irrigare tutti gli orti, anche perché oggi già fa parecchio caldo, ci sono 28 gradi e le piante hanno bisogno di acqua. Inoltre vi faremo un tour completo per farvi vedere tutto quello che è successo nell'arco di questi mesi e un prima e il dopo. Quindi mettetevi comodi e restate fino alla fine del video, così scoprirete tutto. Si parte con i lavori. Per prima cosa abbiamo spostato questo troncone che era in mezzo ai piedi e successivamente segnato con un filo la linea del prossimo lavoro che andremo a fare. Se Marta smettesse di giocare magari ve lo spiego anche. Perché ti ho vista? Stavo provando a mettere. No, ma ce l'ha fatta. Resta, hai visto? Che fancazzismo incredibile. Ehi, vieni a prendere lo stesso, non dicono che non fai un cazzo. Ma infatti, se avete visto gli scorsi video, vi ricordate che per mettere i paletti del terrazzamento abbiamo tirato il filo per cercare di allinearli. Qua stiamo facendo la stessa identica cosa per allineare i pali che metteremo qua, che serviranno per contenere la struttura che andremo a creare per la compostiera e la cisterna dell'acqua. Qui abbiamo un problema. Praticamente abbiamo messo il filo, però il filo ci sembra che non sia proprio in linea col tutto. Cioè di qua si crea un imbuto, di là è in linea con il terrazzamento, però bisogna capire un po' come paga di più l'occhio. Poi guardi l'orto è girato così. Sì. Guarda le sponde che vanno indietro. Alla fine ogni cosa al suo Dovete posto. venire. Tempo di girarmi e questi qua hanno già fatto 20 metri. Così siamo andati a vedere i tronchi che avevamo a disposizione. Qui non c'era niente fino a qualche settimana fa. Sì, io sono il genio di turno. Dobbiamo scansare Tabi, la carriola. È un percorso a ostacoli. Il tronco che vedete sarà la sponda frontale della struttura. Per prima cosa lo usiamo come riferimento per segnare la distanza corretta dei fori nel terreno, dove poi inseriremo gli altri due pali. Ragazzi, il mio destino è scavare i buchi come la talpa. Intanto papà e Cri vanno a scegliere i pali da usare qua per il contenimento, per tenere ferme le travi. Andiamo a prenderli. Saremo solo a un quinto, per ora entra il polso, quindi vuol dire che bisogna scavare ancora tanto. E mentre Marta proseguiva il traforo che ci avrebbe condotto alle Indie, tanto desiderate da Cristoforo Colombo, io e Mauro siamo andati a recuperare i pali che ci servivano. Ok, qua dobbiamo recuperare il palo che ci serve, i pali. Quindi questo qua e quello lì lo tagliamo lì prima della curva praticamente. Voi direte, ma gli avete dato fuoco? No, vedete che è carbonizzato, perché praticamente così il legno resiste molto di più, e dato che andrà sottoterra dove c'è molta umidità, Praticamente gli evitiamo muffe, umidità e tutti quegli agenti atmosferici che potrebbero alterarlo, la sua composizione chimica. Cacchio ragazzi, c'è un problema. Qua mi sa che non ci basta il GPL per carbonizzare il castagno, perché è bello resistente ed essendo un po' umido fa più fatica. L'altro in 448 l'abbiamo carbonizzato, questo qua ci sta mettendo un po' di più, non lo so se ce la facciamo. E al castagno poi ci pensiamo. Nel frattempo iniziamo a mettere dentro questo all'interno del buco che ha scavato Marta. Va riempito piano piano di terra, compattata bene, in modo che da qui non si schiodi più. allora
Allora, il primo palo lo abbiamo posizionato, è andato tutto bene. Il secondo ce l'abbiamo pronto qua carbonizzato. Adesso l'obiettivo è spostare questo nel buco lì, che sarà appunto il terzo palo di contenimento per questa trave lunga che abbiamo qua davanti a noi. Mentre io e Marta compattavamo la terra, non avete visto il Mauro che ha carbonizzato il castagno? Non si scappa! E ora si inizia a fare a strati così. Si mette la terra e si compatta, si mette la terra e si compatta. Chiudiamo tra 2 ore. Andiamo a mettere questo lombrico nell'orto. L'abbiamo trovato lì mentre stavamo battendo giù la terra. Ma porca miseria, poverino. Dai che lo cacci. Ah, è quello grande, così ha tanto spazio. Ora che anche il lombrico ha il suo lavoro, noi proseguiamo con il nostro. Allora domani noi veniamo su alle 6, Ma no, peraltro, così almeno non c'è il sole. Dobbiamo estate. sistemare il giardino d'inverno, così almeno poi ci possiamo fermare a dormire. Spoiler di quello che potrebbe essere il prossimo progetto qua. E dopo altri 20 minuti a compattare la terra, finalmente siamo riusciti a finire. Ma proprio in quel momento il Mauro ha deciso che avevo una mano di troppo. Ah, Ti ho beccato la mano. sì, ma Porco cane. sfiorato. Sei vivo? Sono vivo. Ragazzi, momento pranzo perché abbiamo una fame da lupi E stamattina. anche una sete non E indifferente. una sete perché davvero fa tanto caldo. Ci vediamo tra qualche secondo. Ciao. Dobbiamo fare un controllo qualità qua. Incredibile, è in bolla senza neanche farlo apposta. Cioè l'abbiamo messo giù prima un po' così a occhio. Perché ragazzi, ricordatevi com'è che è essere in bolla. È uno stile di vita, ovviamente. Fantastico, cacchio. Cheat. Noi avevamo preso laser, livello qua, eravamo già pronti a scavare, ma non Per serve. niente, sembra Ferragosto. Grigliata. Il profumo è quello. Quando accendi la griglia sembra. C'era il vento che portava proprio verso di me, ho fatto la cottura affumicata praticamente. Sei carne alla griglia. Mamma mia, pronta da mangiare. Dopo aver carbonizzato anche il troncone che vi ricordo fungerà da sponda frontale, abbiamo iniziato a fare lo scavo nel quale faremo la base per la nostra incredibile piattaforma pazzesca. Perché qua siamo un po' in alto, quindi dobbiamo alzare qua e significa che dobbiamo mangiare lì. Quindi, Mangiare un po' via di qua. Ok, allora mangiamo via ancora un po' qua per cercare di essere in bolla, dai, non vi dico neanche più cosa la storia qua. Smuoviamo ancora un goccio. Adesso Marta fa il lavoro, vi facciamo vedere Guarda. quando abbiamo finito. Guarda, 1, 2, 3. Can't get your tongue when we're talking about. Mamma mia, pieno di radici, oh. Questo è il bloccato di che cemento sembra su buono. cui andrà a appoggiare il nostro legno che farà la base per la piattaforma. Qui dobbiamo mettere bene in bolla questo. Manca un goccino proprio. Poco? Manca un goccio, sì. Ci siamo quasi, quindi. Ci siamo È quasi. quasi in bolla. Won't you talk to me? Mi ricorda quando abbiamo fatto il buco per il plo. Mamma mia, se penso a tutto lo scavo archeologico che abbiamo fatto lì. Da morire. Siamo andati avanti a scavare, a scavare, a scavare e ancora a scavare. E non so se ve l'ho già detto che siamo andati avanti a scavare fino a quando finalmente siamo riusciti a mettere in bolla il blocchettino di cemento. Mitico! Perfetto, il blocchetto ora è in bolla e a livello con la trave lì, anche se non sembra, perché a occhio sembra più in basso perché è sottoterra. E vediamo la prova del livello. Sì, ci siamo, Perfetto! Come direbbe un tipo, Perfettamente In bolla. come tutto dovrebbe essere. Scrivete nei commenti se avete riconosciuto il film. Nel frattempo ci dirigiamo nella selva oscura per recuperare un altro tronco da affettare a metà. Sarà la prima delle 3 basi d'appoggio della struttura. Prima base d'appoggio per poi mettere sopra la struttura che dobbiamo fare per reggere la compostiera e la tanica perfettamente in bolla e carbonizzato, ovviamente, perché ormai siamo appassionati della carbonizzazione. e fammela dare a me una vangata. Eccola qua la radice. Ora sfruttiamo lo stesso metodo di lavoro che abbiamo usato qua, quindi vanghiamo lì al centro perché l'obiettivo è mettere un blocco in cemento esattamente come qua, su cui poggerà un'altra asse come questa per farci da supporto nella parte centrale della struttura. Mentre loro scavano io sono andata a cercare un altro blocchetto in cemento. Dobbiamo cercarne uno il più sottile possibile, più basso, perché più è alto e più noi dobbiamo scavare per andare sotto. Quindi qua ne abbiamo un bel po' che abbiamo liberato l'altra volta. Ora mi metto a misurare, vediamo se ne troviamo uno che non sia troppo alto, ma occhio, sono tutti alti uguali. Ora
stiamo facendo la terza e ultima trave, come abbiamo fatto di là per le altre due. Quindi si scava, si mette il blocco di cemento, si carbonizza la trave, La trave. che non è quella di ginnastica artistica. Provala. Nel E mio allora? caso era più Ma comodo. si portano così le però. cariole? Ma È si porta più così? comodo. Ah, Cercare. è più comodo. È più comodo. Adesso no, a lui no, l'hai presa sopra la testa. Flashback. Dov'è che vai questa carriola? È l'unico che può usare una carriola con le ruote. Sto levandola comunque. Mai criticare. Il punto, ragazzi, è che difende più Christian che me, che sono sua figlia. I'm so fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm Ok, tutto a occhio. Beh, praticamente stiamo costruendo una mini piattaforma sostanzialmente. No, sono 3,20 m. Mini il piffero. Qua misura 3,30 per 140. E allora Fischia. no. E allora no. Dai, abbiamo creato un bel piano comunque qua, eh. Tra l'altro questa è stata un'aggiunta ai lavori che dovevamo fare nell'orto, perché non era previsto questo pezzo. Poi abbiamo detto, ma sì, già che ci siamo, facciamo che fare anche quelle. Mettere le cisterne in qualche maniera. Anche perché dove c'era prima cos'è finito? C'è il sistema qua. A questo punto l'hanno già visto. Sì, ma anche sul nostro. Però non vi diciamo cosa, perché magari qualcuno è andato a vedere il video, se lo va a vedere non vi diciamo niente. C'è una struttura un po' grande. Girevole. Domani torneremo su. Tra le altre cose, stasera, adesso per andare via per la prima volta, io e Cri dovremo guidare il porter. Like per la piattaforma. E io fossi in voi mettere un like per la piattaforma. Ragazzi, la base per la nostra piattaforma è pronta, 3,30 m per 1,40 m. 1,40. Noi adesso andiamo a recuperare a casa di Cri i materiali, perché domani procederemo con la finitura della piattaforma. Quindi ci vediamo domani, ma mi raccomando, prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Dovete comprare un livello per mettervi in bolla. Porca vacca! Compratevi Comprate il livello. e poi iscrivetevi al canale e lasciate un like se vi fa piacere, perché sapete che per noi è Già che ci importante. siamo potete dare anche un hype, e se avete fatto tutta questa roba qua noi vi mandiamo un abbraccio incredibile, un cuoricione, un bacione, perché siete meravigliosi. Grazie Ci per il vediamo supporto. sul porter. Ci vediamo tra pochissimo. Mi sento come Scooby-Doo. Ragazzi, è spaziale. Senza il servosterzo. Lo camperizziamo il porter o no, ragazzi? Scriveteci qui sotto nei commenti se secondo voi dobbiamo camperizzarlo. Signorina, buon passaggio? Sì, vai, va. Siamo arrivati. Adesso dobbiamo caricare parte di questo materiale che ci hanno dato dei nostri amici, che non gli serviva più. Quindi hanno pensato a noi, perché almeno possiamo riutilizzarlo, e così faremo nel progetto della cisterna e della compostiera. Lì mettiamo dentro le cose, qua le prendiamo, siamo belli organizzati. 3, 2, 1, via, timelapse. L'interno è stato tutto caricato, abbiamo questi pezzetti qua dei serramenti assieme alle persiane, poi vedrete come utilizzeremo tutto. Tra l'altro noi ci teniamo a ringraziare tantissimo questi nostri amici che ci hanno dato tutto questo materiale, perché non è scontato ed è sempre bello poter ridare una nuova vita alle cose che altrimenti verrebbero buttate via. Quindi grazie mille amici, se state vedendo questo video. Adesso carichiamo i listelloni lunghi sopra. Boh, ma abbiamo caricato tutto quello che ci serviva, quindi tutti gli stelloni che abbiamo messo sopra e tutto il resto è dentro nel porter. Ci vediamo domani mattina.